Belle, vero, eh? Proprio belle. E non sono semplici fotografie fatte con laser, fatte con la tecnica sublimazione che magari più avanti vi spiegherò. Questi sono dei veri e propri puzzle. Puzzle, possiamo prenderli e smontarli quante volte vogliamo. E per farli ho utilizzato due semplici applicazioni web, quindi non serve installarle, vanno dappertutto, smartphone, notebook, computer, Android, Apple, vanno bene con qualsiasi sistema. Una per vettorializzare le immagini e l'altra per ritagliare il puzzle. Dai che ve le faccio vedere in pochi minuti. La prima applicazione che vi mostro si chiama Jubilar 3D Vectorizer. È un'app web, è gratuita, non ha limiti di caricamento giornalieri, qualche pubblicità neanche troppo invasiva, su cui noi dobbiamo semplicemente importare la nostra fotografia. In automatico lui andrà a rimuovere il background e ci propone dei stili predefiniti, 7-8 stili, eccoli qua. Noi possiamo modificarle semplicemente cliccando sugli stili diversi, ma poi per ogni singolo stile possiamo entrare nelle opzioni avanzate e andare a modificare i parametri come più ci aggrada. Ok? E alla fine basta andare a scaricare l'SVG, poi importarlo in Lightburn. La seconda applicazione è Jigsaw Puzzle e ci serve appunto per creare i tasselli del nostro puzzle. Quindi se noi andiamo su Lightburn, importiamo un'immagine, ipotizziamo questa che misura 300x200, torniamo su Jigsaw, andiamo a impostare la misura esatta, quindi 300x200. In questo campo invece andiamo a impostare quanti tasselli vogliamo utilizzare. Sconsiglio di mettere numeri troppo elevati perché poi gli incastri risulterebbero piccoli e rischierebbero di frantumarsi, di rompersi. Quindi magari mettiamo 10x10. Possiamo andare a modificare altri parametri come la grossezza del tassello, dell'incastro e via dicendo. Poi basta scaricare l'SVG, torniamo su Lightburn, importiamo l'SVG appena scaricato, lo andiamo a unire e lo andiamo a sovrapporre all'immagine. Eccoci qua. Quindi andiamo a impostare i parametri per l'incisione dell'immagine e poi i parametri di taglio del materiale che andiamo a utilizzare e ci creerà tutti i tasselli pronti. Anche per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando iscrivetevi al canale e magari commentate, avete visto dei lavori a sublimazione? Finora ancora non vi ho mai mostrato nessun video su questa tecnica, se può essere di vostro interesse me lo scrivete nei commenti e io vi realizzerò un video anche su come utilizzo la tecnica della sublimazione. Va bene? Vi saluto, a presto, ciao!